Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti su Ferrovie e Miniature. Io sono Gio ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare qualcosa di nuovo. Ricominciamo finalmente questa stagione con tante novità. Giustamente prima di cominciare questo video dove andremo a parlare di Faller e ora vi spiego il perché, voglio farvi vedere la situazione attuale. Questo è il laboratorio che vi ho tanto raccontato, dove sto sistemando tutte le cosine, tutto il mio laboratorio, tutta la parte del magazzino, e di qua in questa parete che vedete tra qualche settimana verrà allestita, diciamo, la parete attrezzata per potervi appoggiare tutto quello che è l'attrezzatura per fare sia fai da te che modellismo. Nel frattempo, come potete vedere qua sotto, questi sono i moduli del plastico di Daniel e ci dovrebbe essere anche il modulo del plastico in scala N, sì, eccolo lì ragazzi, e tutto è pronto, diciamo, ci siamo quasi, diciamo che tra qualche settimana cominciamo con il montaggio del plastico di Daniel. E tra l'altro qualche giorno fa ho fatto una live, se non l'avete vista, link qua sotto, andatela a vedere, per la modifica che ho fatto. Veramente una bella modifica per Daniel, che era felicissimo, era online con me mentre facevamo la live, e abbiamo appunto portato delle modifiche sull'ultimo modulo, che sarebbe esattamente questo qui che c'è qua. Ora andiamo a vedere invece quello che è il discorso di Faller e per quale motivo sto decidendo di fare questa nuova serie. Bene, eccoci qua ragazzi. Come dicevo poco fa, appunto, ho una novità per voi, perché ultimamente ho aperto un canale, non so se mi seguite in quel canale, dove si chiama Joe Warcraft, ed è un canale dove faccio fai da te, e ultimamente mi sono accorto che in quel canale va moltissimo il catalogo Parkside, o meglio il volantino Parkside della Lidl, quello dove propone ogni settimana tutti quelli che sono gli aggiornamenti degli elettroutensili della Parkside, di cui io sono molto appassionato. E ho detto dentro di me, ma perché non farlo anche del modellismo, soprattutto visto e considerato che è un argomento che veramente ci coinvolge tantissimo. E allora ho pensato, assolutamente sì, partiamo subito dal catalogo della Faller. Quindi voglio iniziare con voi questa nuova avventura che andrà a dare più colore al canale, in quanto mentre facciamo tutte le nostre opere andiamo anche a sfogliare ciò che in commercio c'è a disposizione. Io parto proprio dal catalogo della Faller, anche perché è una delle marche che mi piace tantissimo del modellismo ferroviario, ma ovviamente ragazzi, inutile nascondere, andremo a fare tutti i cataloghi del modellismo ferroviario e soprattutto faremo tutti gli aggiornamenti. E quindi quando ci saranno degli aggiornamenti della Faller, della Flashman, della Roco, della Marklin, io sarò pronto a pubblicarvi il video per farvi sapere e mettervi subito in aggiornamento quello che sta succedendo. Partiamo subito. Cosa faccio ragazzi? Parto assolutamente dalle stazioni. È uno dei primi diciamo edifici che vengono pensati quando si crea un plastico ferroviario. In questo caso ho pensato di partire proprio da questo. Andiamo a vedere oggi le stazioni ferroviarie della Faller, e sapete cosa faccio ragazzi? Ve le ho messe in ordine di prezzo, quindi andremo a guardarle prezzo per prezzo, salendo dalla stazione che costa meno alla stazione che costerà tanto. Ovviamente capite da soli che in base al prezzo ovviamente aumenterà anche la grandezza della stazione, quindi non è una questione di qualità ma una questione di quantità. In questo caso abbiamo questa stazione che costa 12,49 € ed è questa ragazzi, guardatela, è una classica stazione ovviamente di stile del tutto tedesco ed è molto carina. Però perché vi dico questo? Perché comunque è possibile acquistare le stazioni della Faller, in questo caso che propone assolutamente materiale tedesco, ma potete modificarla, perché questa stazione per esempio, se volete, potete assolutamente modificarla cambiando i colori, l'aspetto e alcune parti diciamo dell'architettura di questa stazione. Quindi non perdetevi d'animo se non troviamo tanto materiale italiano in questa marca, perché comunque tutto è adattabile. Ve ne accorgerete da soli andando avanti, perché vi farò vedere altre stazioni che sicuramente vi renderanno più chiare le idee. Infatti ragazzi, a 15,49 € abbiamo quest'altra stazione Püsmuckel, quindi non saprei neanche pronunciarlo in tedesco, un'altra stazioncina molto simile a quella di prima, che però anche questa, come dicevo prima, potete assolutamente modificarla. Praticamente è quasi simile, se non praticamente il duplicato di quella di prima, se non con qualche accorgimento diverso. Si passa poi con la cifra successiva a 19 € e qualcosa alla stazione di Burgdorf. Questa è prettamente, diciamo, stile Nord Europa, stile tedesco ragazzi, però guardate che bellezza, è molto bella. A me piacciono moltissimo le stazioni del Nord Europa, inutile nasconderlo raga, perché secondo me sono molto più belle delle nostre, con tutto rispetto. Però anche questa stazione, come potete vedere, a parte alcune cose che dovreste assolutamente rimuovere dalla facciata, tipo queste staccionate di legno, sicuramente potete modificarla togliendole anche alcune parti che distinguono proprio il fatto che è in stile prettamente tedesco. Però anche questa stazione qui ragazzi, con 19 € potete adattarla e farla diventare assolutamente una stazione
che rappresenta comunque un panorama magari non proprio nord europeo ma quasi italiano. È ovvio ragazzi, ci tengo a precisare che se dovete fare un plastico prettamente italiano, quindi rappresentare una stazione, che ne so, la stazione del vostro paese, dovete autocostruirvele, e quindi per l'autocostruzione ne parleremo più avanti, perché andremo a vedere degli accessori sia di Faller che di altre marche tipo NOC e Awaken che vi consentono di poter fare un sacco di lavoretti senza diventare matti, perché vi danno solo ed esclusivamente in vendita le parti e gli accessori tipo muri, marciapiedi e tanti altri accorgimenti e accessori per costruire degli edifici anche in stile italiano. E infatti comunque a un certo punto troviamo anche questa stazione ragazzi molto bella a 19,99, che in questo momento sembrerebbe non essere disponibile, anche questa in scala H0. Questa stazione, come potete vedere, comunque potrebbe assolutamente essere adattata nel nostro stile, basterebbe semplicemente colorarla dei colori delle nostre ferrovie e adattarla, perché ragazzi guardate è molto simile alle nostre, potete vederla. A me piace molto. Intanto anzi mettete nei commenti qua sotto, fate la vostra votazione, qual è la stazione che vi piace di più. Per esempio questa qua a me veramente piace tantissimo, è molto bellina, e vedete anche le porte sotto sono in arcole arcate, quindi assolutamente molto vicina alle nostre stazioni, mi ricorda delle stazioni di provincia della nostra, appunto della nostra Italia. Abbiamo anche una stazione svedese della Faller, guardate questa qui ragazzi, molto particolare, infatti è del tutto svedese, addirittura stazione di Dio, che sarà pronunciato sicuramente in modo diverso. Ma guardate, è molto carina. Ovviamente per chi si troverà a fare un plastico del tutto nord europeo questa potrebbe essere ideale, però ovviamente ragazzi qua siamo molto lontani dalla nostra realtà. Nel frattempo approfittate, mentre ho questa schermata potete vedere i codici degli articoli Faller che sto guardando, e sotto trovate anche i prezzi. Ragazzi, fermata di Wyside, questa praticamente è prettamente... guardate, è uno stile molto lontano dal nostro, ma se state lavorando su un plastico dove dovete rappresentare delle ambientazioni molto wild, molto provinciali, molto magari che ne so, in zone montuose, questa la potete comunque adattare, magari potete staccarle, dividerle e usare una parte dell'edificio da una parte e una dall'altra. Ci può stare, casette di montagna in quelle zone lì, tipo come quando sono andato a Domodossola, mi ricordo di aver visto delle stazioncine più o meno simili a queste, quindi potete adattarle. 25,99 ragazzi, 25,99 la stazione di Uttenberg. Guardate, anche questa è una stazione che ovviamente pensata nello stile nord europeo, però anche questa qui ragazzi, se andiamo a guardare, potrebbe sembrare addirittura una villa e non proprio una stazione delle nostre città. Potrebbe essere una villetta da mettere da qualche parte, quindi sfruttarla come villetta e non come stazione. Però potete anche usarla magari come magazzino, potrebbe diventare un magazzino dei nostri paesi, quindi che ne so, un magazzino dove fanno le spedizioni, oppure un magazzino, che ne so, dove fanno il legno e dietro metterci una recinzione e metterci tutta la zona di legname, quindi creare la parte shop davanti con questo edificio che, seppur una stazione, a me sembrerebbe tutt'altro. 25,99 la stazione di Blumentdorf. Ecco, questa ragazzi è veramente... Allora, cosa possiamo dire di questa stazione? Potrebbe essere utile questa parte a sinistra per ricreare i cosiddetti cessi italiani, e questa parte, modificando la parte alta del tetto, potremmo usarla comunque come stazione, come deposito, ok? Come zona di deposito o zona merci, scalo merci di quelli di piccole stazioni. Ci può stare. La parte di qua addirittura ha le panchine con dietro la cartina geografica e non è male. Potrebbe anche questa adattarsi. Devo dire la verità, questa stazione non mi fa impazzire tantissimo, però è molto simpatica come stazione, una stazione di provincia. Passiamo poi a 27,99 ragazzi, stiamo salendo sempre più col prezzo, tra poco ci avvicineremo a prezzi assurdi, forse anche sui 200 euro, con delle stazioni incredibili, quindi rimanete inchiodati, ed è questo il momento ideale anche per iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto, e soprattutto ragazzi condividete questo video dappertutto. Andiamo a vedere questa stazione di Weber qualche cosa, e questa stazione ragazzi già diventa molto lontana dalle nostre. Questa ovviamente ragazzi, ve lo dico subito, è una stazione che non si avvicina per niente ed è difficilmente adattabile alle nostre, però è molto carina ed è una stazione prettamente nord europea. Mettete il voto qua sotto, a me non fa impazzire, però ragazzi guardate, è uno stile, mi riporta molto indietro, tipo Castelli Harry Potter, una roba del genere, però molto carina ragazzi. Guardate la sala d'attesa con queste porte così che si vedono le panchine dentro, è molto carina, e poi subito a fianco annesso il magazzino scalo merci.
ci può stare se state facendo un plastico tedesco. Siamo sempre sulla cifra di 29,99 €, la stazione di Mühlen, che è molto simile a quella di prima, che abbiamo visto prima, e guardiamola nel dettaglio, a me dà la sensazione di una piccola chiesa di paese, basta mettere un crocifisso qua all'entrata, ragazzi, però carina, ci può stare come stazioncina anche di provincia e anche adattabile alle nostre zone, Svizzera e Nord Italia, ci sta tutta. Carina, guardate, è fatta anche in una modalità dove potete semplicemente personalizzarla col colore e ovviamente anche le finestre, come potete vedere, non sono così tradizionali da non farvi dare l'opportunità di usarla nel nostro sistema, diciamo, italiano. Una stazione che adesso è, diciamo, non disponibile al catalogo, però è sempre stata nel catalogo Faller da molto tempo, la stazione di St. George, credo, ed è molto molto carina, ragazzi. Vediamo se riusciamo a vederla, eccola qua, stile tutto mattonato, prettamente Nord Europa, ma anche, diciamo, questa è adattabile al Nord Italia, specialmente Piemonte e Lombardia. Guardate, ragazzi, perché è molto molto bellina. Questa semplicemente potete colorarla lasciandola così com'è. Questa può rispecchiare assolutamente una caratteristica delle nostre zone, quindi ci sta tutta, cambiategli i colori ed è molto bella. Io 30 € per questa stazione ce li spenderei tutti. 33 € invece per questa stazione molto particolare, molto dettagliata, perché ha anche un piccolo magazzino merci sotto con una piccola gru per sollevamento dei pesi ed è molto carina, ragazzi, guardate, quindi ha tutto l'aspetto. Allora, vi dico subito, per gli appassionati esperti, ovviamente quando guardiamo queste casette fatte in questo modo, questi edifici della Faller, danno tutto l'aspetto, perché vengono presentate proprio così come vengono costruite, hanno tutto l'aspetto del giocattoloso, del plasticoso. Ovvio che queste vanno lavorate, invecchiate e insomma modificate, altrimenti avete proprio un aspetto veramente orrendo. Però questa qua è molto bella, molto lontana da noi, però anche questa modificabile semplicemente cambiando le porte sotto e le finestre, che non rispecchiano assolutamente il nostro settore. Però, ragazzi, alla fine noi stiamo guardando il catalogo Faller, quindi perché mai dovremmo per forza modificarle e farle diventare italiane? 35 €, stazione di Reichenbach. Questa l'avevo comprata quando avevo forse 14-15 anni, è vecchissima, e me la comprò mio padre, mi ricordo ancora benissimo di questa stazione e non è mai cambiata. Questa ovviamente, così com'è, è assolutamente tedesca, ma molto bella. Questa mi è sempre piaciuta, non so per quale motivo, ma c'è qualcosa in questa stazione che mi lascia quel senso di ferrovia tedesca, con quelle locomotive a vapore parcheggiate lì davanti in sosta, e quindi guardarsele da vicino mi dà veramente un senso di benessere, non so perché, non chiedetemi perché, raga. Scala N 35,99, abbiamo questo scalo merci del tutto in legno, molto molto bello, adattabile assolutamente anche al sistema italiano. Guardate che bellezza, ragazzi, a me piace molto, fa impazzire. Questo è scala N, potrebbe essere utile per il mio modulo scala N che sto costruendo insieme a Sil, e di questo ne parleremo più avanti. Molto bella questa, io la voto, per quanto riguarda la scala N, un bel 9,5, bellissima, mi piace moltissimo. Anche quest'altra stazione in scala N, 35 €, il prezzo è esagerato, sì, anche di quella di prima un po' esagerato, però, ragazzi, questa stazione ovviamente, Schönberg, questa stazione mi sembra un deposito più che una stazione, e non mi piace per niente, mi mette una grande tristezza e non so perché. Potrei dirvelo, ma è meglio non dirlo, non vorrei tirare fuori certi argomenti, però comunque a 35 € mi sembra veramente esagerata. Addirittura, ragazzi, questa stazione invece scala Z, sempre 35 €, sarà una roba praticamente piccolissima, però abbiamo una stazione che può essere appunto adattabile. In questo caso, questa stazione può essere assolutamente rivista come stazione italiana, basta modificare alcune cose, togliere alcune cancellate in legno ed è assolutamente italianizzabile. Molto bellina, 35 € scala Z, vista la dimensione ci siamo quasi al pelo, ragazzi, veramente il prezzo è lì. Però, ragazzi, Faller si fa pagare. Ritorniamo alla scala H0 e abbiamo una stazione molto simile a quella che abbiamo visto prima, quella che a me piace tanto, ed è proprio questa, che è quasi uguale, diciamo. Per certi aspetti cambiano alcune cose, tipo questa parte qui dove c'è questa tettoia che ricopre le 3 finestre, che rappresenta veramente lo stile tedesco, che comunque a me piace molto ed è molto bellina, ragazzi. Anche questa, ragazzi, ha annesso sulla parte destra la zona scarico merci
con una rampa per andare sopra e anche dall'altra parte, molto bella, quindi potete scaricare il vostro vagone merci e portarlo dall'altra parte dove caricherete il tutto su un tir o su un camioncino. Molto bello ragazzi. Ancora Scala Z, abbiamo questa stazione quasi 40 euro ed è una stazione molto moderna, proposta proprio per la Scala Z ragazzi. Guardate, una stazione moderna con annesso un edificio di segnalazione e una casetta diciamo di magazzino. Il tutto in questo prezzo, 39,99. Ci può stare ragazzi, ci può stare, però guardate ragazzi come si perdono i dettagli mano a mano che si va a scendere con le scale. Scala Z ovviamente ragazzi, dobbiamo veramente fare un compromesso tra noi e il divertimento ragazzi. Però per gli appassionati della Scala Z, che ce ne sono veramente tanti, questo può essere un modo per costruirsi una stazione in stile abbastanza moderno e sfruttare anche un piccolo magazzino di fronte da mettere. Guardate, qua lo propone di fronte vicino al passaggio a livello e crea veramente un bel aspetto su questo layout. Guardate che bello, è Scala Z, Stazione di Lavin, siamo ancora sul prezzo sui 39 euro, guardatela, una classica stazione da montagna secondo il mio punto di vista, molto molto bella. Uno stile un po' particolare con queste rientranze, guardate, vicino alle finestre e alle porte che creano un aspetto del tutto particolare che può essere appunto adattabile ad altri, guardate qui è colorata in un modo quasi simile alle nostre, ad altre ambientazioni. C'è anche una fontanella, molto carina come stazione ragazzi, che ne dite? A me piace, dico la verità, molto carina. Vi dà la possibilità anche di poterla colorare dall'altra parte, quindi potete riprendere quelle che sono le colorazioni delle nostre stazioni. Mi piace molto questo muretto in pietra che crea il gradino delle banchine, è molto bello, mi piace tantissimo. Veramente molto bella questa stazione. Torniamo ancora nella Scala Z 41,99, questa non è altro che la stazione che abbiamo visto prima, più o meno simile, anzi proprio uguale, solo che in scala Z, con l'aggiunta di questo magazzino e di questo capanno per attesa viaggiatori. Non lo so, vista così non mi piace molto, però si può riadattare, magari facendo qualche modifica o staccando gli elementi. Questa per la Scala Z 41 euro. Prezzo abbastanza alto. Ragazzi, guardate, stazione di Bugstad, Scala N, stiamo parlando di una stazione già che comincia a prendere una grande diciamo dimensione. Guardate quanto è grande sta stazione, c'è un edificio centrale con dei negozi annessi sulla destra con dei souvenir e le sale d'attesa e la zona magazzino, molto carina. Guardiamola anche dall'altra parte c'è tutta la parte dove appunto c'è la zona di manovra dei ferrovieri, il bagno, guardate su tutto il lato destro, ed è molto carina sta stazione, è un piccolo magazzinetto, molto carina sta stazione. Scala N 44,99. Vi dico le misure di questa web che comincia a diventare un po' più grande, 41 cm per 10 cm, quindi è abbastanza grandicella, una bella stazione in Scala N per diciamo se state facendo una struttura importante. Questa è una bella stazione centrale. Abbiamo delle stazioni anche di prezzo abbastanza medio come questa di Ardez, la stazione di Ackdorf, la stazione di Waldbrum, di varie scale, guardate tutte in H0 quelle che vi sto facendo vedere adesso, la stazione di Schwarzplatz, stazione di Oschhausen e la stazione di Ischsprung. Ragazzi, faccio fatica a pronunciare l'inglese, ma ce la sto mettendo tutta. Queste si aggirano più o meno alla stessa cifra, tra i 46 e i 49 euro. Sono più o meno stazioni abbastanza simili, molto tedesche. Questa addirittura è una novità, questa di Ischsprung Station, che ancora comunque è novità, ma al momento non disponibile. Non so se è andata già fuori serie o comunque è perché è su ordinazione. Non è una stazione che mi faccia impazzire molto, però probabilmente rispecchia una stazione molto richiesta da quelle parti. Altre stazioni dai 54 ai 68 euro, tra cui vi faccio vedere questa qui che è veramente molto molto bella ed è molto adattabile al nostro sistema. Guardatela, assolutamente adattabile al nostro sistema in insomma ferrovie dello Stato ed è molto molto personalizzabile. Mi piace un botto questa stazione, su 2 piani, molto carina, guardate, ed è molto personalizzabile, quindi secondo me questa è una stazione che vale la pena spenderci 66 euro ed è in scala H0 disponibile. Vi do la misura di questa stazione ragazzi perché è 42 cm per 18 cm, è abbastanza grande ragazzi, quindi è una bella stazioncina, a me piace. Mettete nei commenti se anche a voi piace, a me veramente fa impazzire moltissimo perché rispecchia molto anche uno stile delle nostre ferrovie, ma soprattutto il fatto che su 2 piani a me piace veramente tanto. Abbiamo delle stazioni dai 70 ai 99, ai 100 euro, ok ragazzi, queste che vedete qua, tra cui c'è questa novità che adesso vi faccio vedere e poi la stazione di Kasberg che vi voglio far vedere. Poi ci sono delle piccole stazioncine abbastanza interessanti
e anche la stazione di Wittenberg ve la faccio vedere, ragazzi, perché questa di Klein Stingen è una stazione da 70 euro, guardate, ve la faccio vedere perché è molto particolare. Guardate, ha questo magazzino a sinistra e un altro capanno a destra, su 2 piani con mansarda, direi, ed è molto particolare se state facendo un'ambientazione, diciamo, di zone alpine. È molto bella questa stazione, ovviamente anche questa assolutamente personalizzabile. Mi piace il fatto che sia appunto con 4 caratteristiche diverse. Infatti guardate, questo capanno ha i listelli perlinati in verticale bianchi, questa parte centrale sotto è mattonato, sopra ancora perlinato con listelli, e il magazzino è totalmente in legno con una scala che sale. Molto bella questa stazione, ragazzi. È una stazione in scala H0 e misura 24 cm, quindi non è grandissima ma molto bellina. E poi, ragazzi, questa qua è storica della Faller, è una stazione in scala N, è sempre esistita nel catalogo Faller da quando ho cominciato a fare modellismo ed è molto bellina, rappresenta ovviamente lo stile del tutto Carlsberg, quindi tedesco, molto bella, ma non vi nascondo che è possibile adattarla anche nello stile FS. Questa qua, volendo, potreste togliergli la pensilina, cambiargli la palificazione di sostegno e rifare una tettoia e cambiare ovviamente il colore. È molto carina, piena di finestre, guardatela, a me piace. E mi piace soprattutto la parte di aspetto, quindi molto carina. Comunque a me piace, mettete nei commenti se piace anche a voi, secondo me questa piace a molti. Scala N, vi ricordo. A 91 euro invece, ragazzi, abbiamo la stazione di Wittenberg, una stazione molto particolare, molto moderna, ovviamente tedesca, lo vedete anche dal logo, ed è una stazione di quelle schiacciate a, diciamo, a piano terra e appunto molto larga. E ragazzi, dentro c'è quasi una sorta di centro commerciale, un negozio e la sala d'aspetto dove potete fare shopping, i pannelli solari sopra e un giardino sopra. Comunque, ragazzi, molto carina, guardate, da quest'altra parte pronta a stare sulla strada, quindi potete anche personalizzarla magari mettendo dei negozi esterni, delle macchinette, insomma molto moderna. Questa, ragazzi, è una stazione in scala N, 91 euro e misura 250 per 106, quindi 25 cm per 10. È una bella sberla per un plastico in scala N, ma se state facendo un plastico di città dove avete un grande centro urbano, questa ci sta alla grande. Tralasciando la stazione di Mittelstad, 104 euro, la stazione di Koningsfeld, 119 euro, e la stazione di Schwarzburg, totalmente da borgo medievale sembrerebbe quasi, a 129 euro, passerei direttamente alle ultime 6 stazioni che salgono veramente di prezzo. Infatti la stazione di Orrem, ragazzi, 132 euro ed è in scala H0. Andiamo a vedere il dettaglio. Anche questa assomiglia molto a quella che abbiamo visto prima in scala N, è praticamente lei, è uguale, solo che in scala H0. Guardate, ovviamente si vedono più dettagli. Questa ha praticamente anche una vetrata in alto e ovviamente cambiano le dimensioni. Qua stiamo parlando di 44 cm per 19, quindi abbastanza grossa, ragazzi. La stazione di Schwarzburg, ragazzi, ve l'ho detto anche prima, è una stazione molto di stile particolarmente tedesco, quindi comunque è una bella stazione, da 132 euro e in scala H0 misura 55 cm. Ora, quest'altra stazione, la stazione di Bonn, è una stazione da 137 euro in scala H0, è una stazione anche questa storica della Faller che esiste da sempre su questo catalogo. Io l'avevo anche costruita tantissimi anni fa, illuminata per un cliente del mio vecchio negozio, e mi ricordo che fu veramente un trionfo, molto bella. Questa qui ha un sacco di finestre e di porte, durante il montaggio veramente vi divertirete un botto, ma è molto carina. Guardate la parte di attesa piena di accessori che poi ovviamente potete personalizzare. Lascia un po' a desiderare il colore, infatti io la colorai con una colorazione diversa per dargli più vigore. Ovviamente questa rispecchia la stazione reale di Bonn e quindi questa stazione ha un suo perché. Comunque, ragazzi, guardate, sono esattamente 1, 2, 3, 4, 5 edifici, molto molto bella. Scala H0, 146 euro, la stazione di Wittenberg, uno stile del tutto, diciamo, veramente moderno, con un design veramente artistico, oserei dire. A me non piace per niente questa stazione, perché questo è un edificio molto moderno, molto lontano da quello che è quella situazione a cui noi di quest'epoca degli anni 80, 90, 70, insomma, siamo abituati a sentire il sapore del treno. Questa è molto lontana, sembra un centro commerciale, infatti lo è, perché all'interno ci sono un sacco di negozi, ci sono un sacco di situazioni moderne, ma c'è poco per quanto riguarda l'attesa del treno. La banchina veramente
è orrenda, però se la fanno pagare 146 euro e ha una misura di 51 cm per 19, abbastanza grande ragazzi, ma gran finalone ragazzi, una delle più belle stazioni in assoluto è questa. Lo dico perché potete assolutamente adattarla allo stile FS, magari gli togliete la parte centrale. Questa è una bellissima stazione, anche questo ho avuto modo di costruirla per un cliente, non illuminata, me la ricordo, l'avevo fatta così com'era. Ragazzi, guardate che bellezza, è molto molto bella ragazzi, questa costa 200 euro, provate a immaginarla tutta illuminata sul vostro plastico, ma dovete avere veramente un grande plastico, perché questa ragazzi richiede uno spazio di 900 x 284, quindi 900 vuol dire 90 cm x 28, quasi un metro di stazione. Me la ricordo benissimo, costa 200 euro e vi faccio vedere, visto che è l'ultimo, vi faccio vedere anche il manuale di costruzione che vi fa vedere appunto quanto tempo passate per ogni edificio solo per l'inserimento delle finestre, che sono tantissime, moltiplicato per appunto tutti quelli che sono gli edifici, in questo caso sono 5 edifici. Molto bella questa stazione ragazzi, che dire, gran finale con questa stazione. Fatemi sapere qua sotto se avete mai autocostruito una stazione del tutto vostra, infatti magari più avanti andremo a vedere anche gli accessori che vi possono servire per autocostruirvi modelli sia in plastica che in legno. Io vi ringrazio per avermi guardato, ci vediamo ovviamente alla prossima, andremo avanti ancora col catalogo Faller per le altre categorie. Grazie per avermi guardato e un abbraccio, ciao!